Come promesso ieri nel live del giovedì delle 19, come ogni giovedì alle 19, oggi avremmo parlato delle differenze tecniche tra Omega e Rolex, perché come sicuramente sapete l'annosa diatriba tra le due maison, soprattutto da un punto di vista tecnico, pare non essere mai stata risolta, o almeno io vedo molta confusione sui social, nelle chat, tra i commenti, soprattutto quando si insiste col dire sempre, praticamente lo si sente da chiunque, che va bene tutto ma Omega è tecnicamente superiore. Questa è la frase proprio principe, la frase classica di tutti gli appassionati. È quasi un mantra, ma mi sono sempre chiesto, e oggi cercherò di dare una risposta, cerchiamo un attimo di mettere le cose in chiaro, mi sono sempre chiesto se fosse vero, se ci fossero dei fondamenti tecnici per sostenere questa affermazione. In questo video cerchiamo di dare una risposta, ma come al solito tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Solo 30 secondi per parlarvi un attimo di Chronix.it, lo sponsor che ci consente di registrare questo ed altri video. Avrete imparato a conoscerli, sono dei venditori europei con base in Germania che attraverso il loro sito vendono più di 7000 orologi di 50 maison diverse in tutta sicurezza e di tutti i prezzi possibili, ma ve ne parlo, come sicuramente saprete, perché offrono un servizio che io reputo davvero molto interessante, il motivo per cui ho accettato questa sponsorizzazione, ovvero il pick-up. È un servizio con il quale, dopo aver scelto il proprio orologio online, lo si può vedere personalmente e solo dopo decidere di pagare presso una delle loro boutique convenzionate, una delle loro lounge che hanno aperto a Roma e Milano e prossimamente anche a Torino. Anzi, sono stato nella loro lounge di Roma, è molto bella, ci ho fatto un video speciale che vi farò vedere fra qualche settimana. Se volete approfondire, Chronix.it. E ora torniamo al nostro confronto Omega vs Rolex. Allora, dicevo, il mantra è che Omega è tecnicamente superiore a Rolex. Questo video, ma diciamo la discussione in generale, che è annosa, come dicevo, nasce però dalle ultime novità Omega di cui abbiamo già parlato, quelle del 2022, e con le quali la Maison ha un po' ricopiato gli stilemi di un'intera collezione Rolex. Che questo piaccia o meno è un dato di fatto, è oggettivo. Gli acquaterra sono diventati colorati e hanno preso gli stessi colori degli Oyster Perpetual di Rolex, il rosso, il giallo, il rosa, il grigio, il blu, il verde, così come è nato un nuovo diver estremamente tecnico, resistente fino a 6000 metri di profondità, che però ha delle linee stilistiche spiccatamente simili al Deep Sea di Rolex, come il quadrante blu degradé. Ci sono gli Speedmaster in oro, sia con quadrante verde sia con bracciale in gomma, come i Daytona Oyster Flex con un quadrante molto simile al Daytona oro giallo. C'è il Seamaster in colorazione verde, così come era verde il Submariner di Rolex uscito ormai di produzione, l'116610 LV. Insomma, non si può negare che Omega abbia trovato interessanti le linee stilistiche di Rolex. Si sono già susseguiti diversi video tra gli youtuber colleghi, ma anche tra gli appassionati, che hanno più o meno criticato le scelte di Omega, però il mantra principale, il mantra comune un po' a tutti, è che va bene tutto ma Omega è tecnicamente superiore a Rolex. Beh, vi stupirà sapere che in realtà sulla carta almeno non è così. Per fare questo confronto ho preso i due calibri diciamo più rappresentativi, più utilizzati, forse anche tecnicamente più semplici delle due Maison, ovvero l'Omega Coaxial 8008 per la Maison Omega naturalmente e il Rolex 3235, che è praticamente il solo tempo con data, che da ultimo ha sostituito il 3135 ed anima un po' tutti gli orologi della Maison coronata che non abbiano ulteriori complicazioni
oltre alla data. C'è pure da dire che di complicazioni Rolex ce ne sono poche, vabbè, ma questo è un altro discorso. Indubbiamente quindi i due calibri più rappresentativi, diversi naturalmente perché Omega ha uno scappamento coassiale ed è il motivo un po' banale per cui tutti dicono che Omega è tecnicamente superiore a Rolex, ma questo scappamento coassiale non necessariamente è superiore. Per dire che è superiore innanzitutto dovremmo avere dei dati migliori, cioè effettivamente delle specifiche migliori da un punto di vista tecnico, da un punto di vista della cronometria. Sull'affidabilità c'è poco da dire, ad oggi non si hanno notizie di inaffidabilità da parte di Omega, tantomeno da parte del 3235 di Rolex, che ha sostituito, come abbiamo detto, il 3135 e che dagli anni 80, vedendo piccole e costanti migliorie nel tempo, è sempre stato praticamente il calibro sportivo più affidabile della storia, e su questo credo non ci sia molto da aggiungere. Ecco, allora, prendendo i due calibri iniziamo a valutare quali sono le specifiche tecniche. Da un punto di vista della riserva di carica, il Coaxial 8008 offre 55 ore di riserva di carica con un bariletto, mentre il calibro 8009 arriva a 60 ore con 2 bariletti. Il calibro Rolex 3235 invece offre 70 ore di riserva di carica con un solo bariletto. Entrambi hanno delle certificazioni di cronometria. Il calibro Omega Coaxial 8008 ha una certificazione METAS che, oltre a vari test, certifica anche una marcia che va da 0 a più 5 secondi al giorno. Le certificazioni Rolex invece sono sia quella COSC sia quella Superlative interna all'azienda e che portano il calibro a -2 più 2 secondi al giorno. Passando allo scappamento, come sappiamo l'Omega 8008 ha un coassiale brevettato da Daniels e che fu poi acquisito da Omega fino ad essere perfettamente integrato all'interno di un calibro interamente in-house dell'azienda. Un ottimo scappamento che però, come vedremo a breve, non offre delle caratteristiche tecniche maggiori rispetto a uno scappamento tradizionale, soprattutto rispetto allo scappamento tradizionale Chronergy di Rolex, l'ultimo scappamento con spirale Parachrom. E infatti, passando alla spirale, il calibro Omega ha una spirale libera in silicio con una resistenza magnetica a 15.000 Gauss, Rolex invece monta una spirale libera Parachrom in nickel fosforo insensibile ai campi magnetici. E proprio per questo motivo, nonostante si dica che il coaxial di Omega offra meno attrito e quindi abbia bisogno di meno lubrificazione e soprattutto sia soggetto a meno usura, Omega consiglia la revisione del proprio calibro ogni 5 o 8 anni, mentre Rolex consiglia la revisione del proprio calibro ogni 10 anni. Entrambi i rotori infine sono montati su cuscinetti e questa sicuramente è un'innovazione tecnica degna di nota. Bene, allora possiamo dire a questo punto che il calibro Omega Coaxial 8008 sia tecnicamente superiore rispetto a un Rolex 3235? Per me no. Sulla carta è addirittura inferiore secondo alcune specifiche tecniche, ma da appassionato, in base a ciò che normalmente un appassionato dovrebbe valutare, ovvero concretamente le funzionalità di un calibro, posso sicuramente dire, senza troppo timore di smentita, che sono entrambi calibri ottimi e perfettamente funzionali. Cioè sono due calibri perfetti al loro modo, diversi, e questo sicuramente è un pregio, anche perché da appassionati la tecnica e la meccanica fanno parte dei nostri amati orologi, ma è anche vero che sono due ottimi calibri, due calibri dove uno non sostituisce l'altro, ma anzi vanno affiancati in una collezione e vanno ammirati per ciò che sono, ovvero degli ottimi calibri precisi e affidabili all'interno di bellissimi orologi sportivi. Ora non so se smetteremo di dire che Omega è tecnicamente superiore a Rolex, ci sono casi in cui effettivamente lo è, ci sono casi in cui invece è migliore Rolex, ma ripeto soltanto da un punto di vista tecnico sulla carta, perché poi nella pratica sono entrambe ottime maison, ottimi calibri, ottimi orologi con pari dignità, ritengo, come ho sempre detto. Io non sono un tecnico, sono soltanto un appassionato, ma quello di cui vi ho parlato sono dati tecnici oggettivi, ufficiali,
presi dai siti di Omega e di Rolex, sui quali ritengo ci sia poco da discutere. È per questo che dicevo che sulla carta è inutile continuare a dire che uno è meglio dell'altro, perché semplicemente poi nella pratica sono orologi e Maison probabilmente equivalenti, hanno storia diversa forse, ma da un punto di vista tecnico-ingegneristico credo che una non abbia da invidiare nulla all'altra. Lo scopo di questo video era prettamente divulgativo, ma come ho detto non sono un tecnico, sono soltanto un appassionato che ha il piacere di studiare e approfondire, e quindi se avete qualsiasi cosa da dire parliamone assieme nei commenti come sempre. Io vi ringrazio per essere stati anche in questo video qui con me nella nostra stanza degli orologi. Se volete iscrivetevi, noi invece ci vediamo la prossima settimana in una nuova puntata qui su TOC. Ciao!